Ciao a tutti, benvenuti sul canale Muay Thai Nak Muay Stories. In questo video eccezionalmente parlerò di un pugile giapponese, di cui troverete gli highlights alla fine del video. Questo pugile è stato molto apprezzato in Giappone, è un forte campione, talentuoso e con una storia particolare. Il combattente in questione è Joichiro Tatsuyoshi. Il padre, che era un grande appassionato di boxe e da buon giapponese del manga Shitano Joe, che da noi è conosciuto come Rocky Joe, chiama appunto il figlio Joichiro in onore del famoso personaggio manga e lo spinge verso il pugilato, cosa tra l'altro molto gradita anche dal figlio, visto che era di carattere irascibile e spesso coinvolto da giovanissimo in diverse risse, ecco. Inizia però la sua carriera di pugilato in maniera molto brillante, vince 18 match su 19 da dilettante e a 17 anni conquista il titolo nazionale giapponese. Passa poi al professionismo, dove ottiene anche lì ottimi risultati. Nella sua carriera di 28 match ne vince 20, di cui 14 per KO e un solo pareggio. Era un pugile molto forte, aggressivo, molto bravo nelle schivate, pugni potenti, colpiva spesso anche al corpo, si spostava, si muoveva, pittoresco anche, era un po' eccentrico e in riferimento al personaggio manga aveva sempre la scritta Joe sul lato sinistro dei pantaloncini. E altre caratteristiche che lo accomunano è il fatto dei suoi allenamenti tremendamente pesanti. Il suo allenatore ricorda appunto questi allenamenti che erano veramente massacranti. E a differenza però del personaggio manga, combatte sì nei pesi gallo, ma riesce addirittura a vincere il titolo WBC, il titolo mondiale, che vince, perde, rivince svariate volte. Combatte sempre contro messicani, argentini, giapponesi, coreani, thailandesi, garantisce sempre un ottimo spettacolo. È molto dinamico, è un bel personaggio, un forte combattente, si muove, schiva tantissimo, colpisce, fa finte anche simpatiche, ma è divertente da vedere, ve lo consiglio a tutti. Purtroppo, dopo alla fine della sua carriera, verso la fine della sua carriera, ha avuto diversi problemi con la retina dell'occhio e perciò si era diciamo ritirato, poi dopo qualche anno di inattività era tornato a combattere con diverse vittorie a seguito, cioè diverse vittorie successive. Combatte però due volte durante la sua carriera contro il famoso thailandese Verapol Saprom, che è stato più volte campione in Thailandia, ha vinto diversi titoli anche negli stadi, è stato un forte Nak Muay, dopo si dedica al pugilato e riesce a imporsi molto bene anche lì, vincendo il titolo mondiale WBC e mantenendolo per tanti anni, se non mi sbaglio per 6 anni. Ma comunque sia, questa è un'altra storia, se ne parlerà un'altra volta. Joichiro è stato veramente un bel campione, vince il titolo mondiale solo dopo 8 incontri da professionista, che è stato il primo giapponese a, a compiere questa impresa. E al seguito appunto ci sono gli highlights che vi consiglio di vedere, è molto divertente, molto forte, è bravo e ci si diverte a vederlo. E poi se volete su YouTube trovate anche molti degli altri suoi match. Bene, grazie per ora, se vi piace, ora in questo caso ho parlato di questo pugile, comunque c'è sempre un piccolo riferimento, come avete visto, alla Muay Thai, parlando appunto di Verapol. Nei prossimi video si parlerà solo di Muay Thai o di pugilato fatto da magari thailandesi che hanno prima avuto una carriera appunto nella Muay Thai.
Bene, questo è tutto. Se vi piace il canale iscrivetevi, mettete il like, condividete e godetevi gli highlights. Alla prossima, ciao a tutti, ciao. Nice shots there from Tatsuyoshi. Followed up to the body very well, and again, and Richardson on wobbly legs now. And a good left hand, right hand there from Tatsuyoshi following up, and Richardson in big trouble here in the 10th. Goodness knows how he managed to stay on his feet, and the follow up, and the bell has gone. Oh,